Bentornati tutti al canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi riprenderemo uno dei primissimi video che io ho fatto su questo canale, quindi tutto ciò che riguarda la pulizia dei PC fissi, quindi in termine tecnico dei PC desktop. Quindi oggi proprio ci occuperemo della pulizia interna questa volta. Quel video parlava di pulizia esterna, come pulire esternamente un computer fisso, invece oggi vedremo proprio all'interno come deve essere pulito un PC desktop. Ovviamente sempre il video lo divideremo, anche se unico, quindi è diviso in due parti. La prima parte è una pulizia che può fare veramente chiunque, perché è veramente semplice, non dovete fare altro che munirvi di un giravite a croce, oppure alcuni desktop, anche quelli moderni, addirittura non hanno bisogno nemmeno di giravite, perché con la mano riusciamo a svitare quelle viti, perché proprio sono a forma insomma circolare, quindi rotondeggianti, quindi non c'è nemmeno bisogno pure del giravite. Magari per i case, quindi per i cabinet che montano invece la classica vitina, serve soltanto un giravite. Poi avete bisogno di un pennello a setola morbida, e se l'avete ovviamente potete utilizzare anche benissimo una bomboletta, potete anche acquistarla nei negozi di informatica, una bomboletta ad aria compressa, quindi la bomboletta classica spray con il beccuccio fino fino che si inserisce nella bomboletta, quindi per soffiare via la polvere. Ovviamente non utilizzate mai un aspirapolvere, tutto ciò che aspira, perché lì dobbiamo stare attenti, perché abbiamo dei componenti saldati nella scheda madre, quindi dove dobbiamo andare a togliere questa polvere, questo famoso cuscinetto che si annida nella ventola, quindi nel dissipatore. Quindi mi raccomando, non utilizzate mai tutto ciò che aspira, dobbiamo invece utilizzare tutto ciò che soffia, sempre in maniera leggera. Quindi oggi ci occuperemo, come vi ho detto, di pulizia di PC desktop, quindi la prima parte del video, una pulizia che può fare chiunque solo con questi strumenti, quindi ricordiamo giravite a croce e pennello o un soffiatore qualsiasi, e in modo che così viene pulita la classica polvere che si annida nel dissipatore. Stop. Poi continueremo il video invece per la gente insomma che è molto più brava con l'hardware, quindi che può andare oltre o chi se la sente, invece andiamo a fare una pulizia in più, quindi staccando il dissipatore dal socket della scheda madre, quindi dal suo alloggio per intenderci, con un termine più semplice, per andare a rimuovere la vecchia pasta termoconduttiva e procedendo invece con l'inserimento di una nuova e fresca pasta termoconduttiva, in modo così da andare a raffreddare ancora meglio il nostro computer. Quindi questo richiede un pochettino più di pratica nel maneggiare materiale hardware, perché dobbiamo andare a togliere, anche se è semplice, però dobbiamo andare a togliere il dissipatore per andare a cambiare la pasta termica, inserire il dissipatore e finire di pulire tutto l'interno del PC. Quindi dividiamo il video in due parti, anche se è sempre unico. Quindi il tempo di cambiare inquadrature, e vediamo come agire per una pulizia insomma ottima del nostro PC desktop. Sempre pulizia, ricordo, interna questa volta. A dopo. Eccoci qua. Allora, questa prende una torre, abbiamo detto desktop, quindi ora vediamo come aprirla per fare la pulizia. Quindi incominciamo intanto con la pulizia, quella adatta per tutti gli utenti. Intanto spero che l'inquadratura si veda insomma bene, discretamente, per poi voi insomma ripetere a casa benissimamente tutta la procedura. Dico, purtroppo sono solo, quindi l'inquadratura è quella che non ho un tecnico che può inquadrare, almeno momentaneamente, perché è impegnato in un altro posto. Allora, quindi questa è la torre, il pannello, quindi quello che bisogna andare a smontare è sempre quello, vediamo sempre se riusciamo a farlo vedere bene, da questa parte, è il pannello, quello che è più distante dalla scheda madre. Quindi se questa di qui è la vostra scheda madre, praticamente il pannello non è questo da andare a svitare, bensì è quello invece molto più lontano, quindi dalla scheda madre. Ammettiamo che voi sbagliate, aprite questo pannello, non succede completamente niente, perché troverete qua dietro un'altra base, insomma, di lamierino, e non potete effettuare la pulizia. Quindi mi raccomando, smontate sempre il pannello, quello che è più lontano dalla vostra scheda madre. Quindi in questo caso smonterò queste due vitine che troverò qua bianche. Vi avevo accennato che praticamente molte volte ci sono questi piolini bianchi, quindi non serve praticamente, anche se c'è il disegno a croce all'interno, non serve praticamente un giravite, perché già possiamo svitarli anche a mano, così, perché appunto abbiamo i piolini insomma che si possono afferrare praticamente con
la mano stessa. Quindi all'interno invece troverete praticamente la classica vitina che potete svitare, insomma, se è troppo duro, con un giravite classico a croce. Quindi procederò a svitare e il pannello va sempre tirato verso da questa parte. Se non c'è il manico qua, perché di solito qua c'è una piccola insenatura dove tirare, praticamente strappare quindi verso il dietro questo pannellino, vi potete aiutare qua attraverso queste feritoie di qui a prendere con qualche cacciavite, questa volta a punta piatta, e tirarlo verso di fuori. Ora vediamo se esce, mi appoggio meglio, quindi vediamo se tirando esce subito. Allora, come potete vedere, guardate qua cosa c'è in questo computer. Questo è un computer che non è mai stato pulito sicuramente, questo è un computer di un cliente che è stato riparato a livello software. Quindi appoggio il tutto e qui potete vedere all'interno cosa c'è in questo computer. Ragazzi, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Cioè potete capire bene quello che è successo in questo computer, è stracolmo di polvere. Quindi questo secondo me, più che andare a soffiare, ci vorrebbe qua veramente un compressore di quello potente. Comunque, mi immaginavo molto meglio, quindi devo mettere per forza dei guanti, comunque, perché ricordiamoci che la polvere è piena di batteri, quindi 3 secondi il tempo che vado a prendere i guanti. Perfetto, rieccoci qui, abbiamo messo i nostri guanti, perché qua la situazione veramente è delle peggiori. Allora, quindi noi lasciando perdere che se voi trovate una situazione del genere dobbiamo andare a pulire necessariamente con un compressore, ovviamente non troppo forte perché il computer è pieno di polvere, c'è veramente qualcosa di inguardabile, non è mai stato pulito. Però, ammettendo comunque che è tutto pulito dai lati, quindi la polvere che si è annidata è soltanto qui, a noi interessa questa parte di qui del processore, quindi praticamente noi dobbiamo andare a diciamo a pulire questa parte di qua, perché è quella che riempie il tappo. Quindi insomma dobbiamo andare a pulire tutta la parte del dissipatore, questo viene chiamato dissipatore, che è la ventolina che permetterà insomma di buttare l'aria calda fuori che viene messa dalla nostra CPU, quindi dal nostro processore. Quindi per chi deve fare una pulizia normale, prendete un bel pennellino di questo a setola morbida e incominciate a pulire quindi di sopra con questo movimento tutto il computer. Ovviamente ogni tanto capovolgetelo perché dobbiamo buttare fuori tutta questa polvere. Vi potete anche, io abbiamo detto benissimo, aiutare con un compressore. Io per esempio utilizzo questo ottimissimo della Bosch come compressore, un po' rumoroso però è buono. Voi potete aiutare, se non volete acquistare questo, che comunque questo costa intorno agli 80 euro. Se non vi volete aiutare con un compressino che vi può aiutare, vi potete aiutare benissimo con una bomboletta spray che potete acquistare nei negozi proprio di informatica. Quindi in questo caso noi procederemo per esempio incominciando a soffiare. Ora non parlerò perché non si interessa bene la mia voce, perché è molto rumoroso. Quindi facendo questa procedura, io ovviamente sono al chiuso ragazzi, quindi non posso andare talmente tanto oltre, perché sennò sporcherei il tutto, quindi poi dovrò passare diciamo in una parte aperta dove andare a pulire tutto questo disastro che c'è all'interno. Quindi comunque vi farò vedere su per giù quello che dovete fare. Quindi andiamo a soffiare tutta questa parte del dissipatore, col pennello ci aiutiamo e puliamo veramente tutto quello che possiamo pulire e togliere la maggior parte di polvere che c'è annidata. Questo per quanto riguarda, abbiamo detto, una pulizia normale e tutte le persone possono fare. Quindi dopodiché, una volta che avete pulito benissimo l'interno, possiamo andare a rimettere il pannello in maniera normale, quindi incassandolo di nuovo con le sue vitine. Mi raccomando, non dimentichiamo le viti. E dopodiché avete finito voi la pulizia del computer all'interno, una pulizia minima insomma, però che sia veramente efficiente, efficace. Questo tipo di processore, se vedete qua sopra c'è un po' di polvere, è una AMD. Ora, per pulire invece, per fare l'altra pulizia molto più accurata, quindi con il cambio di pasta termica che viene messa sotto qua, quindi sotto questa ventolina, se non la smontiamo, c'è il cosiddetto CPU, la cosiddetta CPU, il cosiddetto processore. Ci sono due modalità. Questo è una ventolina, quindi con processore AMD sotto. Gli AMD quindi già qua siamo al secondo step, quindi mi raccomando, questo fatto lo faccia soltanto chi ha dimestichezza nel maneggiare l'hardware. Dobbiamo andare a staccare tutto ciò.
Una volta che noi apriamo, dobbiamo necessariamente, quindi non fate l'errore di non sostituire la pasta termoconduttiva, perché una volta che sganciamo la ventola, il dissipatore dal suo processore, si stacca pure la pasta termica, quindi parte rimarrà incollata nel dissipatore, parte rimarrà incollata nella C+. Quindi assolutamente puliamo entrambi le parti, ora vi farò vedere come, dopodiché dobbiamo andare a rimettere una pasta termoconduttiva nuova e andare a richiudere il socket. Vi dicevo, in questo caso noi abbiamo una AMD. La AMD come si stacca? È uno dei più semplici. Vedete questa levettina che c'è qua, che è chiusa da questa parte? Dobbiamo soltanto alzare questa levettina e portarla da questa parte, quindi con questo movimento. Quindi praticamente io prenderò questa levetta, se vedete, e la sposterò, già si stacca perché ammolla. Dopodiché troveremo praticamente qua dal lato destro e dal lato sinistro, qua praticamente altre due mollettine che basta andare un pochettino ad allontanare e sollevare. Quindi in questo caso praticamente già è sganciato tutta la parte del dissipatore. Ricordiamoci che il dissipatore, per funzionare la ventolina, prenderà la corrente con il filo dalla scheda madre, quindi in questo caso per una corretta pulizia io vado a staccare anche il suo cavetto dalla scheda madre. Quindi guardate qua cosa c'è all'interno del dissipatore, c'è il cuscinetto che si è formato, questo processore praticamente non respira più, infatti il computer aveva sia problemi di temperatura sia problemi di velocità, perché ricordiamoci che la velocità molte volte può sembrare strano, ma è dovuta anche al cattivo raffreddamento della ventola, perché ovviamente è a tappo completamente. Quindi abbiamo rimosso il processore AMD. L'altra opzione qual era? Qua vedete benissimo la pasta termica che quasi non ce n'è più, è asciutta completamente. L'altra parte addirittura nel processore qua sotto, se voi vedete, lo pulisco, nemmeno ce n'è. Quindi il processore è completamente a secco, questo computer aveva bisogno pure di una pasta termoconduttiva praticamente nuova. In questo caso l'altra opzione quale potrebbe essere? Se ovviamente non abbiamo, io ho fatto un video con le due case maggiori produttrici di processori che abbiamo detto che sono Intel e AMD. Se non è AMD, che abbiamo visto che è questo, quindi ricordiamoci, staccando a lamellina facendo questo movimento, abbiamo invece il processore praticamente con socket Intel. In quel caso è diverso l'attacco. Ora è il tempo che vado a prendere una scheda madre già aperta con un processore Intel, vi farò vedere anche quella come si stacca, perché non è detto che tutti hanno il processore AMD, quindi verranno avvantaggiati soltanto nel video quelli che avranno il processore AMD. Quindi un secondo il tempo che vado a prendere l'altra scheda madre Intel, vi farò vedere come si stacca anche un Intel. Perfetto, eccoci qua. Allora, questa è una scheda madre che io ho smontato da un computer, che è una scheda madre Intel. Come potete vedere, il dissipatore all'interno è diverso. Guardate qui, intanto già di grandezza, poi guardate qui con quel dissipatore com'è diverso come attacco. Qua abbiamo detto che abbiamo questa lamellina blu, questa che vedete qua. Invece qui praticamente abbiamo delle 4 specie, io le chiamo specie di viti fatte di plastica, che sono, vediamo se le riusciamo a inquadrare meglio, che sono 1, 2, 3 e 4. Praticamente hanno un tagliettino qua. Come potete vedere hanno un tagliettino nel mezzo, quindi dobbiamo andare a capitare un cacciavite, questa volta lo prendo subito, un cacciavite del genere, quindi a punta piatta in questo caso, per andare a svitare, a fare il mezzo giro, quindi appoggiarci ad ogni taglio e fare il mezzo giro verso l'interno del nostro dissipatore, quindi ovviamente li facciamo sempre a croce, 1, 2, già si sentono i rumori, 3, apriamole tutte, e 4, e 4, e ricordiamoci sempre di andare a sganciare la corrente della nostra CPU, che prenderà la corrente dalla scheda madre. Quindi sganciamo il piolino e direttamente questa volta possiamo tirare fuori il nostro, praticamente tirando i 4 piolini verso noi, verso da questa parte, quindi verso noi, possiamo andare a sganciare direttamente il nostro dissipatore. Stesso procedimento qua all'interno avremo la pasta termica che è bella, come potete vedere, bella asciutta nel nostro dissipatore, e la parte insomma che è rimasta pure potete vedere, di pasta termica un pochettino bianca, sporca sotto il processore. Quindi in questo caso sempre puliamo il tutto, soffiamo come già abbiamo capito come si deve fare, andiamo a sostituire con una nuova pasta termica. Ora vi farò vedere come si fa, lo faremo però nell'altro computer. Dopodiché, una volta sostituito, ammettiamo che qua abbiamo messo anche la pasta termica, possiamo andare a riappoggiare nello stesso modo, quindi facendo combaciare
i piolini questi di qua con i buchini che ci sono nella scheda madre, facciamoli combaciare tutti e quattro, e questa volta non dobbiamo andare soltanto a spingere questi piolini all'interno, dovete sentire proprio il clack di questi piolini all'interno, per poi andare di nuovo a richiudere in maniera esattamente contraria come a poco fa, quindi non più verso l'interno ma verso l'esterno, in questo caso girandoli tutti sempre a croce. Spero sempre che l'inquadratura sia perfetta, però, quindi andandoli girando sempre a croce. E il processore lo stesso sarà fatto con questo, e lo stesso sarà fatto con questo, li faccio a mano che mi sbrigo prima, e il processore verrà di nuovo chiuso, ammettendo che è tutto pulito. In questo caso ricordiamoci sempre di mettere, importante perché si brucia immediatamente il PC, ricordiamoci di mettere l'alimentazione per quanto riguarda la ventolina, il dissipatore, deve andare su CPU fan, quindi qua ci sarà una scritta dove c'è scritto qua CPU fan, a prescindere che l'alloggio di questo, se vedete c'è una piccola linguettina all'interno, è obbligato il segnale, quindi lo possiamo mettere solo in questa maniera qua, e quindi inserita, questa una volta che sarà pulita verrà veramente un lavoro fatto bene, quindi puliamo tutto. Ora però il cambio di pasta termica ve lo farò vedere nell'altro PC, quindi questo di qua per ora la appoggiamo da un'altra parte. Perfetto, e ritorniamo al nostro computer per vedere come si fa il cambio di pasta termica. Allora, qua mi stoppo un momento perché vi ho detto che comunque io utilizzerò il mio Bosch, fra il Bosch e il pennellino, pulirò tutto il computer, e dico questo è semplicissimo, lo dovrò fare però fuori, quindi staccherò un attimino la telecamera e poi ve lo porterò tutto bello pulito, in modo che così metteremo invece assieme dal vivo la pasta termoconduttiva, perché qua deve essere completamente tutto pulito. Quindi il tempo insomma di pulire bene il computer fuori in una parte aperta, mi raccomando fatelo sempre con guanti e mascherina, perché la polvere è veramente deleteria per la salute, perché è piena di batteri. Il tempo che pulisco tutto, ritorniamo e cambiamo la pasta termica assieme. Allora ragazzi, rieccoci qui. Ovviamente grazie al bellissimo programma Movavi che utilizzo io per creare questi video su YouTube, quindi ovviamente voi non vedete, diciamo, vedete un piccolo stacco della camera, però vi posso assicurare, insomma il bello di fare i computer qua davanti a voi è proprio il bello della live, che nel frattempo è passata una buona mezz'ora per pulire questo computer. Vi posso dire, veramente è una cosa diciamo impressionante, che in 22 anni di mestiere di tecnico hardware, questo posso dire che è in assoluto il computer più sporco di polvere, più pieno di polvere che io abbia mai avuto, abbia mai visto. Quindi veramente ci è voluta mezz'ora di compressore per pulire il computer. Comunque i risultati sono questi, come potete vedere il computer è tutto pulito, soprattutto con questa parte del processore. Quindi, allora, questo ovviamente abbiamo detto che è la seconda parte, quindi quella adatta per chi insomma ha una grande dimestichezza nel maneggiare il materiale hardware, smontaggio e montaggio. Allora, abbiamo visto che questo di qui non è altro che il nostro processore, in questo caso stiamo lavorando, abbiamo detto, su una AMD. Come vedete in questa parte c'è la sporcizia della vecchia pasta termica, praticamente, che è rimasta lì, insomma asciutta, diventa quasi gomma, come se fosse gomma DAS, insomma a quella consistenza. Dobbiamo andare a pulire benissimo, lo potete fare anche con una pezzuola o con un fazzolettino. Pulite bene, il sopra del processore deve diventare color alluminio, per come la restante parte invece pulita. Lo stesso facciamo anche qua, ora ve lo farò vedere. Puliamo, dire che qua è poco sporco perché ovviamente è tutto asciutto, comunque passiamo sempre un fazzolettino, state attenti che non si annidano pezzi di fazzolettini qua dentro, puliamo bene con una pezzuola, con un fazzolettino, tutta la pasta termica vecchia asciutta. Quindi prenderò ora il mio fazzolettino e vi farò vedere come fare. Perfetto, allora procederò con la pulizia col fazzolettino, con la rimozione della vecchia pasta termica, quindi normalmente andate sopra e andate togliendo tutta la pasta termica vecchia che c'è. Attenzione sempre se sopra il processore si annida ancora polvere che va saltando, perché ovviamente macchine datate di anni possono avere polvere ovunque, nonostante si faccia con l'aria compressa. Il processore è pulitissimo, anche se c'è qualche segnale di sfiammatura, si vede che comunque già il cliente è arrivato molto in ritardo a fare la pulizia, non era mai stato pulito. Lo stesso farò quindi qui, praticamente basta fare così e si toglierà quella parte di, come potete vedere, insomma il fazzolettino sporco di vecchia pasta termica, quindi procediamo anche con la rimozione nel dissipatore.
puliamo nel miglior modo possibile, togliendo insomma quella vecchia. Perfetto, si vede che insomma è pulito. E ora possiamo procedere con l'inserimento della nuova pasta termoconduttiva. Questa è una pasta termoconduttiva insomma per lavori normali, insomma non performante, però se voi volete potete acquistarne una sempre nei negozi di informatica performante, che sarebbe quella pasta colorata argentata. Vi consiglio di acquistare sempre una buona pasta, casomai anche della Cooler Master, soprattutto quelli della Cooler Master o Thermaltake, che fanno veramente pasta termoconduttiva veramente buona. Quindi basta ora andare a fare un pallino al centro di questa siringa, di questa pasta termoconduttiva, per piazzarla al centro. Quindi praticamente ne dobbiamo mettere non molte, ne dobbiamo mettere abbastanza, insomma, pochina, diciamo, come se fosse, posso dire, proprio una pallina piccolina. Perfetto. Allora, ora con l'aiuto vi potete aiutare benissimamente anche con un pezzettino di carta fatta a mo' di palettino. Lo dobbiamo spalmare, vi consiglio di spalmarlo lungo tutto il processore. Mi raccomando, non andate oltre il processore. Quindi facciamo finta che stiamo passando, che vi posso dire, anche un po' di stucco nelle finestre, quello che sia nel legno, quindi spalmiamola per bene con questo pezzettino di carta, in modo che non graffia il processore. Spalmiamolo lungo tutto il processore, quindi proprio riempendo tutto il riquadro, senza lasciare parte ovviamente non fatta. Se un pezzo vi eccede verso fuori, dobbiamo ovviamente pulirla poi con il fazzolettino, la tiriamo. Se vedete che ce n'è poca, la inserite di nuovo. L'importante è che sia messa in tutti i punti in maniera precisa, quindi dove non di più e dove non di meno. Vi potete anche aiutare benissimamente con le dita delle mani, con un guanto, diciamo. Questa pasta si può toccare, non è completamente né cancerogena, può essere toccata. L'importante insomma che non va negli occhi. Perfetto, io ho passato la pasta termica lungo tutto il mio processore, la mia CPU, ne asciugo un poco che è uscita fuori. Ok, è stata rimossa la parte in eccedenza. Perfetto, dopodiché una volta che è messa tutta nel processore rifacciamo un'altra pallina piccolissima al centro, in modo che appena andiamo ad appoggiare, questa molto più piccolina di quella di prima, in modo che appena andiamo ad appoggiare il nostro dissipatore, praticamente direttamente si espande di nuovo lungo tutto il processore nella CPU. Quindi una volta che la pasta termoconduttiva è stata rimessa, andiamo a rimettere praticamente in maniera precisa, quindi con la scritta precisa verso di noi, di nuovo il dissipatore sopra il processore. Quindi dobbiamo fare combaciare queste due lamelline che vedete con le lamelline, diciamo la parte del socket, quindi la parte di plastica azzurrina, in questo caso che esce di fuori, si nota subito insomma che c'ha delle specie di forchettine. Quindi questo è all'interno delle forchettine per poi richiudere. Perfetto, allora sono messe le lamelline in tutte e due parti, procediamo ora al contrario a chiudere verso l'esterno, quindi nell'alimentatore si apre, si sganciano le lamelline, procediamo verso il basso a chiudere la lamellina. Perfetto, in questo caso il nostro dissipatore sopra la CPU è completamente chiusa, quindi ricordiamo in questa maniera verso sotto è chiusa, se andiamo verso l'alimentatore si apre. Non dimentichiamoci di andare a inserire sempre come poc'anzi la corrente per alimentare questa ventolina, quindi andiamo sempre su a cercare nella nostra scheda madre la scrittura CPU fan per andare a collegare praticamente la nostra ventolina. In questo caso è qua a questa altezza, praticamente, quindi qua, vediamo se posso inquadrarlo magari meglio con un giravitino. Quindi praticamente per intenderci la nostra CPU è in questo senso, quindi qua ci sarà, non so se riuscite a vederlo, ora lo farò vedere meglio, qua si deve andare a collegare perché c'è scritto CPU fan, quindi qua vado a collegare in maniera obbligatoria, abbiamo detto perché i morsettini sono tutti obbligati, in maniera obbligatoria ricordiamoci di mettere la ventola. Ripeto, faccio soltanto questo tipo di lavoro, quindi pulizia molto più accurata con cambio di pasta termoconduttiva, solo chi riesce a maneggiare bene il materiale hardware, se no attenete ad una pulizia normalissima, quindi quella di poco fa di soffiare e togliere tutta la polvere possibile d'acqua sopra, quindi per evitare di formare il cuscinetto, ed evitate insomma di fare il cambio di pasta termoconduttiva, tutt'al più
rivolgetevi comunque a un ottimo tecnico hardware che provvederà sicuramente, se effettivamente è un bravo tecnico hardware, che procederà praticamente anche alla sostituzione della pasta termoconduttiva. Quindi in questo caso il computer è completamente chiuso, è completamente pulito, scusate. Vi direi sempre, dato che abbiamo utilizzato, nel mio caso perché era molto sporco, abbiamo utilizzato un compressore abbastanza forte, di andare a ripigiare comunque i cavetti, tutti i cavetti SATA, tutti i cavetti insomma ci sono nel computer, ripigiarli di nuovo per essere sicuri anche le RAM, controllare un pochettino tutto in modo che insomma abbiamo il dubbio che l'aria compressa abbia staccato magari col forteggettito qualche piolino, qualche cavettino di alimentazione, per poi insomma avere problemi dopo che magari non funziona qualche masterizzatore o l'hard disk non legge. Quindi comunque fate un check up in generale alla macchina, questo quando andate ad utilizzare un'aria compressa forte. Se lo fate col pennellino è difficile che si stacca qualche cavetto. Una volta terminata la pulizia dobbiamo noi riprendere il nostro pannellino, praticamente questo di qua, e andarlo a richiudere praticamente esattamente, quindi in questo caso l'abbiamo tirato poc'anzi da questa parte, qua ancora c'è qualche piccolo batuffolino di polvere, l'abbiamo tirato verso l'esterno, quindi in questo caso noi dobbiamo appoggiarlo e rimetterlo verso l'interno del computer, quindi facendo combaciare tutte le lamelline e procedere con un piccolo strattone verso l'interno. In questo caso riprocederemo di nuovo a mettere le vitine qua a ambo i lati e abbiamo completamente pulito il nostro computer, quindi in questo caso poi la pulizia si dovrà ripetere, abbiamo detto, intorno agli 8 mesi, quello che sia. Quindi questo è per quanto riguarda insomma la pulizia precisa, fatta in maniera veramente accurata dei nostri PC, abbiamo detto fissi, è meglio chiamarli insomma con il loro nome desktop. Molto più avanti invece faremo, vi ho detto che stavo lavorando invece per farvi vedere la pulizia di un notebook all'interno, quello invece è una cosa che insomma è adatta veramente a chi maneggia bene materiale hardware, insomma comunque vi farò vedere sempre all'interno, alla fine come è fatto un notebook all'interno e dove si va a annidare nella ventolina che è veramente in miniatura, dove si va a annidare tutta questa polvere che diciamo non permette insomma al nostro notebook di respirare. Quindi poi vediamo più avanti la pulizia invece dei nostri notebook. Ci vediamo subito, cambia inquadratura per i saluti finali. Perfetto, quindi vi ho fatto vedere come viene eseguita una pulizia corretta dei nostri PC desktop. Allora, già avevamo parlato sempre in quel famoso video iniziale nel mio canale come tempistica, ogni quanto fare questa pulizia. Allora, ricordiamoci che il computer, se viene messo in maniera bassa, quindi per intenderci vicino al nostro pavimento, è la parte più sporca, diciamo, che può esistere, diciamo, su una casa, quindi a livello, insomma, di polvere è molto deleteria per i nostri computer, però c'è gente che non ha spazio, quindi che non lo può sollevare, quindi più alti siamo e meno polvere ovviamente prenderà il computer, quindi in quel caso se magari uno ha la possibilità di mettere sopra la scrivania o magari in maniera più alta del pavimento il nostro computer, potete anche effettuare la pulizia dell'interno, quindi soltanto stiamo parlando di polvere, anche a livello 8 mesi, 9 mesi può andare benissimamente, insomma è bene fare una pulizia ogni 8-9 mesi. Se invece il computer sta sotto, soprattutto se quella stanza insomma prende polvere perché è esposta praticamente a persiane, quindi non è tutta chiusa, quindi ha un'apertura comunque dove può entrare polvere, soprattutto quando c'è vento, in quel caso magari si può fare anche una pulizia ogni 5 mesi, insomma 6 mesi giù di lì. Conviene fare una pulizia. Comunque ve ne accorgete perché proprio dal case poi fuoriesce la classica, insomma, il classico cuscinetto di polvere. E invece per quanto riguarda una pulizia quella più accurata che vi ho fatto vedere, quindi quello col cambio di pasta termica, quello non bisogna fare spesso perché la pasta termoconduttiva comunque dura nel tempo. Ve ne accorgete, sempre ricollegandoci a un video che ho fatto io in passato, controllando la temperatura tramite il famosissimo programma che vi ho consigliato, il Core Temp, quindi facendo un check-up con il Core Temp potete tenere sotto controllo la vostra temperatura. Quindi se abbiamo visto che ci sono temperature elevate a livello di 75-80 gradi, cambiamo subito la pasta termica e puliamo tutto il computer rimuovendo questo cuscinetto di polvere perché sicuramente il problema sarà lì. Se invece le temperature si attestano su per giù ai classici 50-55 gradi, non ha bisogno il computer di effettuare questo cambio di pasta termoconduttiva. Invece potete sempre fare a livello di 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, quella pulizia semplicissima col pennello o con una bomboletta spray, abbiamo detto ad aria compressa, per rimuovere soltanto la polvere che si anniderà in questo frangente di tempo sempre sul vostro dissipatore.
Spero sempre di essere stato utile e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Buona pulizia a tutti, ciao!